Benvenuti a questa nuova guida di Tecno SOS. Affrontiamo subito, senza giri di parole, un problema enorme e comunissimo. I sistemi di sicurezza domestica tradizionali spesso sono un vero e proprio salasso, costano una fortuna, sono super rigidi e richiedono quasi sempre l'intervento di tecnici specializzati che fanno passare fili in ogni angolo della casa. Insomma, un vero mal di testa, oltre che un colpo letale per il portafoglio. E questo ci porta alla grande domanda di oggi. È davvero possibile al giorno d'oggi proteggere la propria casa spendendo poco? In moltissimi cercano un'alternativa economica, ma che sia anche affidabile, per evitare i soliti preventivi da migliaia di euro. L'obiettivo è chiaro: avere la massima sicurezza per la propria famiglia, certo, ma senza per forza dover svuotare i risparmi di una vita. Proprio per questo motivo oggi mettiamo sotto la lente di ingrandimento il sistema di allarme AGS Home. Si presenta sul mercato come un'alternativa fai da te super completa e soprattutto molto accessibile. Ma mettiamo subito le cose in chiaro: questa non è una televendita. In perfetto stile Tecno SOS metteremo alla prova questo sistema per capire se funziona davvero nella vita di tutti i giorni o se stiamo parlando solo dell'ennesimo giocattolo tecnologico. Scopriremo insieme i suoi grandi pregi, ma ne analizzeremo anche i difetti, senza alcun filtro. Ecco il piano d'azione per questa guida. Partiremo con un'introduzione veloce, poi passeremo all'unboxing e all'installazione. Vedremo l'app e i test pratici, analizzeremo pro e contro e infine scopriremo il verdetto finale. Punto primo. Introduzione. Cos'è esattamente questo AGSH Home? Parliamo di un sistema di allarme smart, completamente wireless e pensato al 100% per il fai da te. Si collega direttamente alla rete Wi-Fi di casa ed è incredibilmente accessibile sul fronte del prezzo. Il kit base, infatti, costa solitamente tra i 110 e i 120 euro. Ma la vera notizia, quella che fa letteralmente la differenza a lungo termine, è un'altra. Ci sono 0 abbonamenti mensili obbligatori da pagare. Si acquista l'hardware iniziale e il sistema diventa di proprietà. Fine della storia. In più è un ecosistema del tutto espandibile, il che significa che è possibile aggiungere nuovi sensori in futuro se le esigenze della casa dovessero cambiare. Passiamo alla sezione 2, unboxing e installazione. Andiamo a vedere cosa c'è davvero all'interno della scatola. A un primo sguardo l'impressione è davvero ottima. La confezione si presenta ordinatissima, con tutti i componenti disposti in modo pulito e ben protetto. Diciamolo, non dà per niente la sensazione di avere tra le mani un prodotto di scarsa qualità o troppo economico. C'è assolutamente tutto il necessario per partire col piede giusto. E la dotazione iniziale è a dir poco generosa. Stiamo parlando di un kit da ben 15 pezzi. Troviamo prima di tutto l'hub centrale di monitoraggio, che in pratica è il cervello di tutto il sistema e integra anche la sirena. Poi ci sono ben 10 sensori magnetici per porte e finestre, un sensore di movimento, un comodissimo tastierino numerico indipendente e infine 2 telecomandi portatili. Insomma, è una configurazione perfetta per coprire senza problemi tutti i punti di accesso principali di un normale appartamento. Ora, per chi non ha particolare familiarità con il bricolage o magari non ha mai preso in mano un trapano, arriva la notizia migliore in assoluto. La particolarità geniale di questo sistema è che l'installazione è completamente tool-free, ovvero non serve un solo attrezzo. Dimenticatevi per sempre viti, trapani, calcinacci o polvere sparsa in giro per il salotto. La procedura fisica è di una semplicità che quasi disarma. Il primo passo? Collegare l'hub alla presa di corrente. Fatto. Poi, per piazzare i sensori, basta pulire molto bene la superficie dell'infisso, togliere la pellicola dal potente biadesivo 3M già in dotazione sul retro e premere forte per qualche secondo. Un gioco da ragazzi. C'è però un piccolo ma fondamentale dettaglio tecnico a cui bisogna prestare la massima attenzione. Quando la porta o la finestra è chiusa, le 2 parti del sensore magnetico devono trovarsi a una distanza massima di 1,5 cm una dall'altra. Se si supera questa distanza, il sistema rileverà per errore un'apertura. Per quanto riguarda il posizionamento, l'hub centrale può tranquillamente essere appoggiato su una mensola o su un mobiletto in soggiorno, mentre il sensore di movimento dà il meglio di sé se fissato in alto. A proposito di quest'ultimo, è capace di coprire un raggio di ben 120 gradi, arrivando a una distanza di circa 7 metri. Ma la cosa fantastica è che è intelligente. È stato progettato per ignorare completamente il passaggio di animali domestici fino a 25 kg di peso, un vero salvavita per evitare allarmi generali nel cuore della notte solo perché il cane ha deciso di fare una passeggiata. Entriamo nel vivo con la sezione 3, app e test pratici. È ora di far diventare smart questo sistema. Tutta la magia della configurazione passa inevitabilmente dallo smartphone. Il processo è rapido. Si scarica un'applicazione gratuita chiamata Smart Life, si crea un account in un paio di minuti e si procede a collegare l'hub. Però attenzione!
perché questo è lo scoglio principale su cui molti inciampano. L'hub richiede tassativamente una connessione Wi-Fi a 2.4 GHz. Non è assolutamente compatibile e non si collegherà mai alle reti più veloci a 5 GHz. Quindi, avendo un router moderno in casa, è cruciale accertarsi preventivamente che la frequenza a 2.4 sia attiva per poter procedere. Superato questo piccolo ostacolo tecnico iniziale, l'app si rivela estremamente intuitiva e pulita. Permette di avere letteralmente il controllo della propria casa da qualsiasi parte del mondo. Si può inserire l'allarme totale quando si esce per andare al lavoro, attivare la modalità casa la sera prima di dormire, che va ad accendere solo i sensori perimetrali, oppure disarmare il tutto con un semplice tocco sullo schermo. È davvero tutto a portata di dito, estremamente comodo e immediato. Molto bene, la teoria è affascinante e l'installazione è stata una passeggiata, ma la grande domanda rimane. Funziona quando serve davvero? Per capirlo, siamo arrivati alla prova del 9. Abbiamo simulato un vero e proprio tentativo di effrazione per testare l'affidabilità dell'impianto direttamente sul campo. Con il sistema completamente armato abbiamo aperto di scatto una delle porte monitorate. I risultati francamente eccellenti, specialmente se si considera questa fascia di prezzo. Il tempo di reazione del sistema è stato fulmineo, lo smartphone riceve una notifica push quasi in tempo reale e, nella stessa identica frazione di secondo, l'hub fa scattare la sua reazione difensiva senza la minima esitazione. Durante tutti i nostri test, i sensori si sono dimostrati precisi al millimetro e la cosa più importante è che non abbiamo mai registrato quei fastidiosi falsi allarmi che rendono la vita un inferno. E parliamo un attimo di questa reazione dell'hub. Scatena una sirena integrata da ben 120 decibel. È veramente assordante e funziona magnificamente come deterrente acustico per spaventare chiunque provi a entrare. Ma sorge spontaneo un dubbio. E se un intruso staccasse la corrente generale della casa per zittire l'allarme? Nessun problema, ci hanno pensato. L'hub nasconde al suo interno una batteria di backup che entra in funzione automaticamente, garantendo fino a 8 ore di autonomia. Così la casa rimane protetta anche in caso di blackout, sia intenzionale che accidentale. Passiamo alla sezione 4, pro e contro. È il momento di tirare le somme con una valutazione onesta e bilanciata. Iniziamo dai punti di forza, che sono tanti. Il prezzo è senza dubbio formidabile per l'enorme quantità di dispositivi inclusi. L'installazione è letteralmente alla portata di chiunque. L'espansibilità futura è un vantaggio enorme. Le notifiche sono immediate e c'è persino la piena integrazione con gli assistenti vocali come Alexa. Ma guardando l'altra faccia della medaglia, ci sono dei limiti oggettivi che vanno detti. Le plastiche utilizzate per i componenti sono piuttosto basic, non trasmettono insomma una sensazione super premium. Poi il sistema dipende in modo totale dal Wi-Fi e dalla connessione internet per poter inviare gli avvisi a distanza, anche se per fortuna c'è la batteria tampone per far suonare la sirena in locale. Inoltre si appoggia a un'app generica per la domotica Smart Life e non a un software proprietario sviluppato esclusivamente per la sicurezza. Infine mancano le certificazioni professionali europee anti-intrusione, come la famosa normativa IN 50131, che solitamente si trova su impianti di fascia altissima. E arriviamo alla sezione 5, il verdetto finale. Ne vale davvero la pena? Il verdetto per questo sistema AGS Home, basato sui nostri test, è un solido 4 su 5. Bisogna essere chiari, non stiamo parlando del sistema super corazzato che proteggerebbe il cavo di una banca. Per chi ha la necessità di proteggere opere d'arte inestimabili, è chiaramente meglio puntare su un impianto professionale, cablato. Ma per un uso quotidiano, per avere quella tranquillità impagabile di essere avvisati immediatamente in caso di un tentativo di intrusione, offre un livello di deterrenza e di controllo eccezionalmente valido, a un prezzo irrisorio. Tirando le somme finali, questa si rivela essere una soluzione fantastica per chi vive in un normale appartamento, per le case dalle metrature più contenute, oppure per mettere in sicurezza un box auto o la seconda casa al mare. È l'acquisto perfetto per chi deve rispettare un budget ben preciso, ma non vuole rinunciare per questo a una prima efficace barriera di sicurezza, liberandosi dallo stress di abbonamenti e installazioni complicate. Con kit del genere il concetto è lampante. Una protezione domestica di base ma incredibilmente valida e oggi alla portata di tutti. Del resto è esattamente quello che ripetiamo in ogni nostra guida qui su TecnoSOS. La tecnologia dovrebbe semplificarci la vita, non complicarla. E dopo averlo messo alla prova possiamo affermare che questo sistema rappresenta alla perfezione tale filosofia.
Siamo giunti alla fine di questa analisi approfondita, speriamo che questa guida abbia aiutato a fare maggiore chiarezza. L'invito è sempre quello di iscriversi al canale per non perdere i prossimi speciali e naturalmente fateci sapere le vostre esperienze con i sistemi smart nei commenti qui sotto. Vi salutiamo con una piccola provocazione finale su cui riflettere. La vera sicurezza di un'abitazione dipende davvero da quante migliaia di euro spendiamo per un impianto o forse da quanto rapidamente la tecnologia ci permette di reagire a un pericolo? A voi la risposta! Alla prossima guida!